Buongiorno ragazzi, finalmente ci siamo. Oggi farò il confronto tra l'avvitatore a percussione della Parkside e l'avvitatore a percussione della Tecpo. Entrambi sono di fascia hobbistica, entrambi dichiarano 180 Nm, entrambi hanno il mandrino con attacco esagonale da 1/4 di pollice, con batteria da 18 volt da 2 A. Le dimensioni sono praticamente quasi identiche, il Tecpo è un pochettino più piccolo, quindi è più compatto, anche per smontare le gomme questo qua è riuscito tranquillamente a farlo, e vi farò vedere più tardi, farò anche una prova, ma a 120 Nm riesce comunque a svitarle. Quando invece sono un pochettino più strette, diciamo che già oltre i 140 ha difficoltà, invece questo è riuscito. Quindi però 140 Nm è un serraggio di coppia un pochettino estremo, eccessivo per le gomme, vanno fatte sempre a 100 Nm, diciamo, su per giù, poi in base al modello di macchina può variare, però siamo là. Adesso faremo delle prove, se dobbiamo svitare dei bulloni duri ma abbiamo bisogno di essere veloci, questo va bene, come va bene questo. Se invece abbiamo bisogno di svitare dei bulloni che siano estremamente duri, allora dobbiamo optare per questo modello di qua, perché la velocità e la potenza sono comunque due cose che non sempre vanno affiancate. Può essere più veloce questo di qua ad avvitare delle viti leggere e non questo, quindi ora vedremo comunque come si comportano. E allora ragazzi, la chiave è impostata a 140 Nm, poco più di 140, per cercare di mantenermi comunque entro il limite massimo del serraggio di coppia, quindi scatta subito perché già li ho stretti. Questo ancora ne ha un poco, ok, andiamo un po' oltre, ok, stiamo abbondando. Perfetto, sono tutti stretti a oltre 140 Nm. Iniziamo col Parkside, proviamo. Ok, questo è andato. Proviamo adesso col Tecpo. Perfetto. Proviamo questo. Niente, proviamo col Parkside. Questo è quello che abbiamo stretto un po' oltre, anche se già ha avuto un aiuto dal Tecpo, però vediamo. Allora a questo punto dobbiamo vedere l'altro. Questo era stretto pure in maniera più abbondante, vi faccio rivedere perché le difficoltà devono essere uguali, quindi abbondiamo pure qua. Ok, mi sa che ho esagerato, vabbè, vediamo. Parkside è andato molto meglio. Proviamo. Facciamo una prova. Allora, questo stretto col Parkside, vediamo se riusciamo a toglierlo col Tecpo. Perde un po' di tempo. Adesso lo rimetto però a 100. E allora ragazzi, cosa dire di questi due utensili? Come abbiamo visto nello smontaggio della gomma, che il Parkside è riuscito anche con serraggi più estremi, secondo me
penso, ipotizzo, per il peso dello stesso utensile, che è riuscito comunque a convogliare tutta l'energia sul bullone anziché disperdersi fra il peso dell'utensile. Col Parkside comunque tenuto come ho tenuto il TechPo è riuscito a svitare anche i bulloni stretti oltre i 140 Nm. Vi ricordo che 140 Nm già è un serraggio di coppia abbastanza estremo, che va bene per qualche fuoristrada, comunque per macchine che abbiano necessità previste dalla casa produttrice di serraggi estremamente alti. Solitamente anche 80-100 Nm bastano e avanzano, quindi non sarà mai necessario andare a utilizzare una forza come quella che abbiamo visto per bloccare, sbloccare serraggi estremi. Ovviamente poi dipende dalla correttezza del commista che va a utilizzare o meno la chiave dinamometrica. Vi ringrazio quindi di aver visto questo video fino in fondo. Vi ricordo di guardare tutti i link che vi lascio nella descrizione per poter acquistare i prodotti, sia gli adattatori, quindi gli inserti per gli impulsi, che sono importantissimi, che gli adattatori per poter utilizzare le bussole. Quindi questo è un convertitore da 1/4 di pollice esagonale a mezzo pollice e vi permette di utilizzarlo anche per smontare le gomme. Quindi detto questo vi saluto davvero, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito a mettere mi piace al video se l'avete ritenuto utile, comunque vi ha soddisfatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ad attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua sotto. Ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo.